amici, buongiorno! Per vedere l'elefante oggi parliamo di muco. Il muco, da definizione, diciamo che è quella sostanza più o meno fluida prodotta in tutto il corpo dalle ghiandole mucipare. Il muco contiene fondamentalmente proteine, enzimi, sali ed acqua. Quanti tipi di muco ci sono? Fondamentalmente, diciamo, se andate a cercare le descrizioni standard che si trovano fino adesso, ne identifichiamo 3. Il muco può essere in tutto il corpo, ma mediamente abbiamo il muco del sistema respiratorio, cioè quello solito, no? Quello dei polmoni, quello dei seni paranasali, e la sua funzione è quella di catturare il pulviscolo e fondamentalmente di disinfettante. Abbiamo poi il muco del sistema digerente, che funziona come protettore delle pareti dello stomaco e come lubrificante per l'intestino. Abbiamo un altro muco, un terzo muco, il muco del sistema riproduttivo, che ha una funzione leggermente differente tra le femmine e i maschi. E allora nelle femmine il muco serve da disinfettante, da lubrificante e da protettivo, insomma, della zona per la gravidanza, cambia consistenza a seconda della fase del ciclo, mentre per i maschi il muco è uno dei componenti dello sperma. Ma non è finita qui, nel senso che questi 3 sono i componenti principali, cioè sono i tipi di muco che sono conosciuti e descritti mediamente, ma noi sappiamo che c'è un altro tipo di muco, mettiamo muco tra virgolette, perché ne abbiamo parlato nel video delle farine, ne abbiamo parlato nel video del peso e ne riparliamo adesso. Perché un'altra forma di muco che affligge, che è presente nel nostro organismo, specialmente diciamo dagli anni 80 in poi, è quella dei parassiti a corda. Perché dico così? Dico così perché i parassiti a corda, come tutti gli altri parassiti e come tantissimi animali, come tantissimi vegetali, utilizzano forme di mimetismo, no? Voi sapete che il mimetismo, cioè il confondersi con l'ambiente, è un po' il sistema, è uno dei sistemi di protezione principali, no? Pensiamo al camaleonte, pensiamo alle farfalle, pensiamo all'insetto stecco, pensiamo al camouflage che utilizzano per esempio i nostri militari quando non vogliono farsi vedere o riconoscere, chiaramente si mimetizzano con l'ambiente. E cosa succede? Succede che anche i parassiti a corda fanno questo, diciamo, e la loro forma di mimetismo è proprio il muco. Infatti noi vediamo che almeno è stata fatta una sorta di stadiazione di questi parassiti a corda che si sviluppano nel corso di diversi anni, e si è visto che hanno dapprima, diciamo, lo stadio 1 è lo stadio di un muco viscoso, di un muco proprio molto viscoso, particolare, alle volte anche con filamenti, e lì si riconosce proprio il fatto dei parassiti a corda. Il secondo stadio è quello di muco con bolle, si vede che insomma in questo muco iniziano a formarsi bolle. Il terzo stadio viene detto stadio medusa o medusoide. Il quarto stadio inizia a formarsi la corda, ma è ancora una corda molle, viscida, una corda cicciotta, come vedete, e il quinto stadio invece è una corda compatta, che spesso e volentieri porta insieme anche una pietra fecale. Quindi, di quale muco noi stiamo parlando? Stiamo parlando fondamentalmente, sì, del muco classico, diciamo, del muco fisiologico, ma anche e soprattutto del muco
dato dai parassiti a corda, che è quello che genera più problemi. Ok? Quindi, quali cibi favoriscono il muco? Quali cibi favoriscono la produzione del muco? Sicuramente latte e latticini, sicuramente le carni rosse e farine raffinate e cereali. Insomma, picchiamo sempre lì. Come vedete, da qualsiasi aspetto andiamo ad analizzare la situazione, poi si arriva sempre allo stesso succo. Cioè, più i nostri alimenti sono vicini alla loro forma naturale e più sono desiderabili da noi anche nella loro forma naturale, per esempio, cioè io vedo passare un vitello e non mi viene voglia di dargli un morso, mentre vedo una bella fragola e me ne ho voglia di morderla, sì. Quindi andiamo ad unire queste cose, cioè uniamo quella che è la nostra predisposizione naturale con la insomma, andiamo a vedere che tutto quello per cui noi siamo naturalmente predisposti è considerabile come cibo sano per l'organismo, mentre tutto quello che noi mangiamo dopo trasformazioni, cotture, conservazioni, eccetera, eccetera, insomma, andiamo a vedere che nell'organismo genera effetti. Non che non si possa mangiare, però magari è opportuno equilibrare con gran parte di cibo, diciamo quello più appetibile. Un'altra cosa che invece mi preme sottolineare, perché spesso e volentieri si parla solo degli aspetti pratici, no? Degli aspetti alimentari, degli aspetti fisiologici, ma ci sono degli altri aspetti molto interessanti per quanto riguarda le manifestazioni della vita. Quindi andiamo a vedere quali sono gli aspetti sottili del muco, cioè che cosa ci rappresenta il muco dal punto di vista del messaggio. Dunque andiamo a vedere la caratteristica, la caratteristica del muco è quella di essere una sostanza vischiosa e collosa. Il muco rimane attaccato. Tant'è vero che anche quando abbiamo la tosse, magari abbiamo il catarro, facciamo fatica perché questo liquido vischioso rimane proprio appiccicato ai polmoni, diventa molto difficile da espellere. Quindi il muco vischioso e colloso ci indica che nella vita anche noi siamo attaccati, incollati a qualcuno o a qualcosa che intimamente stiamo rifiutando di lasciare andare. Quindi possiamo tradurre dicendo che il muco indica attaccamento, quando noi siamo troppo tenacemente attaccati a qualche cosa. E fondamentalmente perché il muco è così diffuso fra tutti, è tra le cause dei 10, 20, 30 kg in peso che ci portiamo in più oltre i 20 anni, proprio perché noi tutti siamo molto attaccati alla nostra condizione alla nostra condizione di salute, alla nostra condizione anche di sofferenza, a tutti gli equilibri che bene o male, equilibri squilibrati, che però in un certo senso si reggono e che abbiamo creato nel corso degli anni. Mediamente si pensa che per guarire serva semplicemente una cura, una terapia, e questo è un pensiero distorto che ci è stato favorito, veicolato dalla scienza medica, che ha iniziato a propinare semplicemente rimedi esterni, rimedi sintetici, rimedi farmacologici a quello che sono i nostri problemi di salute. In realtà noi vediamo che
Noi siamo attaccati tenacemente alle cose e vorremmo che le cose non cambiassero mai. Mentre la guarigione intanto, la guarigione implica il cambiamento. Implica il cambiamento. Infatti è molto importante la frase di Ippocrate, a me piace molto, quella che dice: se vuoi far guarire qualcuno, chiedigli se è disposto a rinunciare a ciò che lo ha fatto ammalare. Questo è quello che ci dovremmo chiedere tutti nel momento in cui abbiamo un problema e vogliamo la sua soluzione. Dobbiamo essere disposti a rinunciare a ciò che ci ha fatto ammalare, a cambiare vita, a cambiare sistema, perché la guarigione implica il cambiamento. Noi siamo attaccati nella vita alle cose statiche, appunto vorremmo che restassero sempre come sono, ma se andiamo ad osservare, in realtà il cambiamento è l'unica costante della vita. Il nostro corpo cambia continuamente, la terra cambia continuamente, la luce, le piante, tutto è in movimento, tutto è in costante cambiamento. L'idea, il fatto di voler restare attaccati alle nostre situazioni della vita è una forzatura ed è quello proprio che ci impedisce di guarire. Per guarire bisogna cambiare. Noi spesso ostacoliamo anche il cambiamento degli altri, no? Quando qualcuno cambia, ma non sei più tu, non ti riconosco più. E invece è molto importante accogliere il cambiamento, è molto importante favorire il cambiamento, perché il cambiamento è l'unica testimonianza, diciamo, della nostra evoluzione. E quindi arrendersi interiormente, accettare il cambiamento è l'unica strada che ci conduce ad una guarigione reale, ad una guarigione profonda. Se noi non modifichiamo qualcosa e se ci accontentiamo di sopprimere i sintomi, questa situazione di disagio che noi stavamo vivendo comunque salta fuori da qualche altra parte. Quindi è estremamente importante arrendersi ed accettare il cambiamento. E quindi, se anche tu hai voglia di arrenderti, hai voglia di accettare il cambiamento, vuoi saperne di più sul muco, vuoi saperne di più sui sistemi di guarigione naturale, vuoi saperne di più sul digiuno intermittente, vuoi saperne di più sull'igienismo naturale, bene, contattaci, trovi tutti i link in descrizione e ti aspettiamo alla Corte delle Farfalle per un avvicinamento, per un open day, per vedere se questa può essere la tua strada. E mi raccomando, osserva il tuo muco, osserva come sei messo con il muco, perché il muco è molto importante e il muco ci affligge, siamo pieni di muco. E quindi ti aspettiamo alla Corte delle Farfalle, ti aspettiamo agli eventi online, vieni a vedere, vieni a conoscere e fai largo al cambiamento, che sarà la tua nuova dimensione di vita, di crescita e di evoluzione. E questa è la pillola di igienismo per vedere l'elefante, la rubrica di cultura alternativa, e un abbraccio da Isa, a presto, ciao!